Buongiorno ragazzi! Stavo dicendo io ciao. Benvenuti in questo nuovo episodio particolare perché non succede niente. Esatto, siamo proprio statici in questo qua, perché vogliamo risparmiare energie perché poi partiremo. Solo per Esatto. Questo. Allora, già che siamo qua in questo posticino fresco e montano, e qui sotto un albero di non si sa cosa, una robinia, faccio la... Vabbè. Dai che poi si annoiano già, smettila. Allora, cosa facciamo oggi? Oggi facciamo quello che ci avete chiesto tanto tempo fa e ogni volta, insomma, ricevevamo dei commenti che volevate sapere i costi che abbiamo sostenuto in questo viaggio di 3 mesi in Marocco. Oltretutto, cuoricino al Marocco, perché questa notte abbiamo preso appunto del tremendo terremoto che c'è stato lì in Marocco e insomma ci dispiace molto, visto che abbiamo vissuto loro. E in questo momento infatti il nostro pensiero è con loro, siamo vicini al popolo marocchino che solo pochi mesi fa ci ha accolti come una famiglia. Perché stiamo facendo questo video dove riassumiamo un attimino tutti i costi, tutto il nostro viaggio in termini economici e di esperienze? Ci sembra il momento di condividere con voi tutto quello che abbiamo imparato, anche perché può essere utile per altri viaggiatori. Esatto. Molti ci fanno questa domanda perché devono partire per il Marocco e quindi vogliono sapere delle informazioni utili per viaggiare in camper. Non saranno solo economiche, saranno anche delle esperienze che abbiamo avuto in viaggio, posti, informazioni utili sulla lingua, sulla moneta, insomma un attimino la nostra esperienza più tecnica, diciamo Tutto, così. ecco, tutte le informazioni pratiche, come una Lonely Planet. De Noatri. Noatri. A Carbonara Lonely Planet. Scusate romani, non so che il mio accento non è bello, però viene bene. Ecco. Allora raga, la prima cosa utilissima che vi diciamo è che abbiamo tenuto un blog, ok? Aspetta, io metto gli occhiali perché Marino non lo sa, ma qui sotto c'è tutto scritto. Ascolta, come in tutte le riunioni di condominio c'è l'ordine del giorno. Ma quindi... questa non è una riunione, questa è una cosa straordinaria. Va bene, però No. ci vuole punto per non dimenticarsi nulla. Giusto. La prima cosa utile che vi diciamo è che abbiamo tenuto un blog durante tutto il viaggio in Marocco. Ci sono degli articoli che scrivevo io ogni tanto riguardanti le nostre esperienze, viste dal punto di vista magari del momento, extra puntata, e poi c'è una pagina che riassume tutti i parcheggi dove ci siamo fermati. Ci sono le coordinate con un link direttamente di Google Maps, quindi facilissimo, basta cliccare e arrivate al punto di Google Maps, con delle piccole descrizioni secondo noi di come abbiamo trovato quel posto, parcheggio, comodo, non comodo, terra, prato, tante cose. Io vado nel frattempo. Dove vai? Non so, tanto stai dicendo tu. Ma tanto poi dici tutto il resto. Sì, vabbè. Vai avanti. Sono già offeso, vai avanti. Poi abbiamo creato un'altra pagina, sempre in questo sito, dove si vede esattamente la mappa e tutte le tappe che abbiamo fatto, quindi il percorso definitivo del giro che abbiamo fatto in Marocco. Mi fa dire una cosa, e il sito si chiama sensacap.blogspot.com. Sì, più o meno l'hai detto. Lo scriviamo qui sotto così. Meglio scriverlo così non ve lo perdete, ok? Lo trovate in descrizione del video. Ma anche qui sotto lo metterò, va, così già avete subito un... Vado. Vai. Il sito è pubblico a tutti ed è gratis, non c'è da iscriversi, non c'è da pagare, Sì. Potete consultare tutto quello che volete. Sì, cerchiamo di dare le informazioni più gratuite possibili perché riteniamo che fra viaggiatori è bello scambiarsi queste idee, è bello scambiare i posti dove sei stato e le esperienze che hai vissuto, perché abbiamo visto più di una volta in Marocco che magari un parcheggio dove noi avevamo trovato difficoltà per altri è stato facile o viceversa, dove gli altri hanno avuto difficoltà per noi è stato facile parcheggiare. Quindi se ti scambi queste informazioni hai comunque un'idea di dove vai e magari come comportarti. Ora iniziamo a parlarvi del viaggio vero e proprio in base a come l'abbiamo vissuto noi, le nostre esperienze, le nostre considerazioni che vi possono essere utili. Per prima cosa parliamo del periodo in cui siamo stati in Marocco. Noi siamo stati nel periodo marzo-giugno, ha dei pro e dei contro. Inizia già a fare caldo, se sei nel deserto troppo caldo, se sei invece sulla costa atlantica diciamo è una temperatura mite e un vento costante. Poi siamo stati in un periodo di Ramadan che abbiamo trovato i pro, sono stati alcuni cibi che non fanno in altri periodi
I contro sono che abbiamo trovato tante cose chiuse e non abbiamo magari vissuto, che ne so, alcune esperienze o nei ristoranti, tanto per cambiare, tanto sempre per parlare di cibo, no, a parte le battute, però c'erano musei chiusi, c'erano mercati che magari non erano presenti, insomma ci sono state diverse attività che si sono fermate. Quindi magari quando andate verificate quando cade il Ramadan, perché ogni anno cade in un periodo diverso, Sì, chiaro. ok? Comunque la maggior parte della gente va in Marocco tra ottobre e marzo, proprio perché il clima è mite e non fa troppo caldo. Infatti se tu vai al sud è pieno di camperisti già in pensione che vanno proprio a svernare, anche perché hai innanzitutto il vantaggio dell'essere economico. C'è il sole e quindi fa caldo, perché a Marrakech comunque fa caldo, Certo, anche ad Agadir. o ad Akla addirittura, Certo. e quindi hai veramente tantissimi camperisti. Il contro di questo è che c'è troppa gente turista, quindi a volte magari non hai possibilità di trovare parcheggio. Tipo ad Akla ci hanno detto ragazzi che quindicina di giorni prima, un mese prima, erano passati che hanno parcheggiato proprio fondo l'ultimo vicino alla scarica dei bagni, quindi proprio perché non c'era posto. Quindi anche qua, noi quando siamo arrivati lì praticamente la gente, ormai la stagione era finita, la gente il turista iniziava ad andarsene e abbiamo avuto il vantaggio di avere spazio, la gente un pochino più rilassata e quindi goderci un pochino di più il tempo. Il secondo punto che vogliamo toccare è da dove ci siamo imbarcati. Ovviamente bisogna prendere una nave per andare al ponte, non l'hanno ancora fatto. Noi abbiamo deciso di partire da Algeciras o Tarifa se vuoi, e noi abbiamo scelto un'agenzia che con 300 euro c'era camper, io e Marina, non so, c'era anche lei, tutto incluso andata e ritorno con i biglietti aperti. Biglietti aperti cosa vuol dire? Vuol dire che avevi un anno di tempo per prendere l'andata o il ritorno. Ovviamente Dombo. Ovviamente noi abbiamo scelto l'andata 2 o 3 giorni dopo e il ritorno era aperto. L'unica cosa che devi fare, poi l'abbiamo anche fatto vedere, quando arrivi lì devi dire mi sto imbarcando e quindi fare tutte le procedure. Sì, una procedura di d'imbarco. check-in, sì. Esatto. Comunque è molto comodo il fatto di farsi fare un biglietto da un'agenzia con le date libere. Però chiaramente stiamo parlando con voi che siete italiani, magari non vivete al sud della Spagna e magari dovete pensare se vi conviene, come tanti fanno, imbarcarsi da Genova. Non conosciamo le agenzie di Genova, non sappiamo esattamente che prezzi hanno quest'anno, però dovete calcolare che vi risparmiate 2000 km di guida. Però in Spagna non si paga l'autostrada, Sì, c'è dove- l'autovia che è gratuita, che è come l'autostrada, quindi se dovete partire da Genova e vi chiedono 1000 euro, forse dovete farvi il conto se Due quei calcoli. 700 euro di differenza valgono la pena o no. Anche perché comunque quando voi andate in Marocco non andate per una settimana, 15 giorni, ma di solito si fa per un periodo molto più lungo, almeno un mese e mezzo. Quindi diciamo il viaggio per arrivare fino in Spagna ci potrebbe stare, perché poi alla fine se andate tranquilli sono 3 giorni se partite dal nord Italia, quindi tenetelo in considerazione. E poi quando si arriva là, la lingua. Prima cosa, Loro parlano arabo e francese e noi no. E cosa è successo? Niente, assolutamente nulla, non è una barriera, è una cosa che dobbiamo levarci dalla mente, soprattutto perché le comunicazioni sono basilari. Pane, caffè. yes, sì, oui. Una boutique per comprare tomato? Pane, caffè, acqua, latte, insomma, dove si trova? Cibo, insomma. Al nord del Marocco parlano anche spagnolo, noi abbiamo la fortuna di conoscere lo spagnolo, quindi non c'era problema di comunicazione, però chi parla lo spagnolo capisce bene l'italiano. E i marocchini che capiscono italiano in tutto il Marocco, vuoi perché sono immigrati, tornati, vuoi perché hanno studiato, perché vogliono venire magari in Italia, O vuoi perché c'è tantissimo turismo già da decenni, Esatto, quindi ormai esatto. hanno imparato. In una puntata avete visto che abbiamo conosciuto un ragazzo di 15 anni, Mohamed. 16 anni, Mohamed, che parlava praticamente 4-5 lingue, e gli ho chiesto perché parli 5? Mi fa: è facile, parlare col turista si apprende, e comunicavamo, comunicavamo tranquillamente un mezzo italiano, spagnolo con delle parole francesi, quindi sono molto 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 aperti, non è un problema. Un'altra volta ci è capitato a Ouarzazate una signora che non parlava nemmeno il francese, perché noi tentavamo poi con il piemontese. Solo Se siete arabo. piemontesi potete tentare con il Oh, piemontese. basta là.
La signora parlava solo arabo, però la tecnologia ci viene in aiuto, quindi ha preso Google Translator e abbiamo incominciato a parlare del mio mal di stomaco tramite il cellulare. Un'altra cosa di cui vogliamo parlarvi è la moneta, cioè i soldi. Utilizzano il dirham. Il dirham al cambio, quando siamo arrivati, era più o meno 11,40 un euro. Cambia ovviamente, infatti nei 3 mesi che siamo stati lì c'è stata una leggera fluttuazione. Si cambia tranquillamente, exchange, quegli uffici dove puoi prendere soldi in contanti, e moltissimi, ma realmente moltissimi, non ti chiedono neanche i documenti. Quindi Pablo Escobar sai dove andare a riciclare i tuoi soldi. Non possiamo dire Sì, queste vabbè, cose. dai, sto scherzando. Adesso ci ovviamente. bannano. Ovviamente sto scherzando. YouTube adesso ti viene a chiedere spiegazioni. Un consiglio è di avere sempre con sé anche tagli piccoli, perché vado banalmente a comprare il pane, costa 1-2 dirham, sono monete. Se hai già 10 dirham e a volte 50, diventa un problema avere il cambio, perché giustamente panetterie, la gente che va nei paesi piccoli soprattutto, non è che abbia tutto questo cambio, ecco. In alcuni posti, tipo il nord, vengono anche accettato l'euro, direttamente si può pagare in euro, ma lo sconsigliamo perché il cambio che applicano di solito è 1,10. Nota dolente: i parcheggi o no, nel senso che il parcheggio per noi è stato un pochino difficoltoso, soprattutto all'inizio, poi abbiamo iniziato ad adeguarci un attimino, perché a volte abbiamo parcheggiato in alcuni parcheggi dove non erano a pagamento, ma c'è sempre qualcuno che ti chiede dei soldi. Ora, sta a voi darlo meno. A volte ci siamo sentiti di darlo perché magari la persona restava lì la notte e quindi aveva una sorta di sicurezza in più, oppure perché manteneva il posto pulito e quindi magari levava quella enormi tonnellate di plastica che abbiamo trovato, in quelle aree lì non c'erano, e allora ci siamo sentiti di dare questo pagare per il servizio che. Però a volte abbiamo deciso di non pagare perché era solo gente che passava di lì con una scusa, chiedeva soldi E poi se ne andava. e se ne andava. E allora a quel punto lì non mi sento, mi sento preso per il culo. Una cosa che vi consigliamo di fare è, quando arrivate in un posto dove magari volete anche fermarvi per la notte e c'è un parcheggiatore, chiedete subito se potete stare lì per la notte, per nottare. Perché? Perché spesso sovente ci è capitato di arrivare, parcheggiare magari nel pomeriggio, poi stare lì a vedere il tramonto dove normalmente si riempie da un casino di local che vanno lì con le ragazze a bere il succo di frutta, insomma passare un attimino la serata. Però come va via il sole, inizia a diventare buio, poi arriva il parcheggiatore e ti dice: ah, qui non puoi dormire di notte. Ci è capitato un paio di volte, addirittura ci è anche capitato dove ci hanno detto il parcheggiatore sì, e poi è arrivata la polizia e ci ha detto no. Quindi chiedete, ecco, cercate di informarvi, perché questo potrebbe poi essere un problema, soprattutto con gente come noi che non ha voglia di muoversi la sera. Qualche altro camper parcheggiato, chiedete a loro se sono già stati lì la notte prima, Esatto. e se è andato tutto bene. E cosa hanno pagato, perché a volte i prezzi sono diversi. Esatto. Le soste diurne invece non sono un problema, ci è capitato di parcheggiare ovunque, Sì. dalle colline alla spiaggia, al deserto, alla sabbia, alla strada, al bordo strada, e sì, qualcuno magari viene a chiederti i soldi, però poi non c'è nessun problema. Il problema è proprio appunto solo la notte. Sì, abbiamo parcheggiato anche in aree dove c'era scritto divieto di camping. Ma Quindi il parcheggio si magari poteva ce n'erano fare. 50 di camper, infatti. quindi chiaramente la regola non valeva. Nelle ultime 2 o 3 puntate abbiamo parlato di diverse applicazioni che abbiamo utilizzato. In Marocco abbiamo usato tantissimo Park4Night. Abbiamo usato anche Cara Maps e Camper Contact, queste due ogni tanto le guardavamo. Allora diciamo che Park4Night ci ha sempre dato le informazioni quasi corrette. Ci sono tantissimi commenti di stranieri, i francesi e i tedeschi spesso scrivono qualcosa sui parcheggi dove si fermano, quindi ci sono delle recensioni aggiornate. Sì. Stavamo scaricando i dati, siamo infatti in camper come vedete, e ci siamo dimenticati di una cosa importantissima: i cani. Non ci hanno mai abbandonato, in qualsiasi parcheggio noi eravamo con dei cani, che a volte ci hanno anche protetto, devo dire la verità. Però chi ha degli animali e viaggia deve tenere in considerazione che magari quando si ferma ci sono tanti cani randagi, che poi più o meno randagi perché sono tutti cippati, però sono liberi, quindi a volte sono un branco e possono dare dei problemi. Tenetelo in considerazione se avete animali.
Scusate di questo intervento fuori onda. Ciao, ritornate al video. Un'altra domanda che ci avete fatto tantissimo è: com'è la sanità in Marocco e come se si riesce a reperire dei medicinali? Per fortuna non ne abbiamo avuto bisogno, però devo dire una cosa. Siamo andati in una farmacia, una cretinata, fornitissima, cioè come le nostre, quindi non penso ci siano assolutamente nessun problema a reperire medicine. Però se fate un viaggio di 2 o 3 mesi vi consigliamo di portarvele. Noi, le vostre. Esatto, per 3 mesi che siamo stati lì ci siamo portati le nostre scorte di quello che prendiamo. Pressione. Esatto, le pasticchette giornaliere per l'anziano. Ma cagare. Lei la prende, quindi. Però diciamo che poi per quanto riguarda invece la sanità, abbiamo visto che ci sono, soprattutto nelle grosse città, delle cliniche private di tutto rispetto. Conosciamo persone, ovviamente anche di benestanti, che ci hanno detto che non hanno nessun tipo di problema sulla parte privata. Sulla parte pubblica, ecco lì qualche pecca c'è. Quindi vi consigliamo sempre di farvi un'assicurazione di viaggio che vi dia la possibilità, in caso di emergenza, di poter accedere a queste strutture private. Al momento non abbiamo un'assicurazione di viaggio da consigliarvi perché stiamo viaggiando con l'assicurazione sanitaria privata della Spagna. Poiché magari lo ripetiamo che qualcuno è nuovo ancora non ci conosce, noi vivevamo in Spagna, siamo residenti lì e quindi abbiamo un'assicurazione sanitaria che ci copre anche all'estero, non in tutti i paesi del mondo però. No, però in tutta Europa usiamo, in caso di emergenza speriamo di no, ovviamente la nostra tessera sanitaria europea. Un altro argomento clou del quale ci avete chiesto molto è l'acqua, perché prima parliamo dell'acqua. Vabbè, l'acqua. L'acqua, che è un bene primario molto importante, di solito si tende a pensare che in Africa non ce ne sia. È un errore, in Marocco ce n'è. Ci sono comunque fontanelle girando, l'applicazione Parfonite ti dice dove sono, ma comunque le vedi. In ogni paese troverete tantissime fontane a bordo strada dove magari vi potete avvicinare direttamente con il camper. Consiglio, portatevi un libro perché a volte la pressione è talmente bassa che ci va mezz'ora. Sì, l'abbiamo fatto vedere. Dov'è? 1,3 litro, 1,4 litro al minuto. Sì, l'abbiamo fatto vedere diverse volte. O parlate con la gente del posto se c'è qualcuno, oppure se siete in posti isolati aspettate. Esatto. Una volta a Mauri gli ho tagliato i capelli in mezzo alla... Già che aspettavamo. L'acqua è potabile, almeno dichiarata da loro. Loro sono abituati a batteri differenti dai nostri. Io 2 giorni li ho fatti di Tutankhamon. Noi abbiamo lavato la verdura sempre con quell'acqua lì, senza aggiungere amuchina o disinfettanti vari, non abbiamo mai avuto problemi. Mai avuto. Noi normalmente quando viaggiamo beviamo acqua delle bottiglie, compriamo le classiche da 1,5 litri, per restare un pochino più sicuri. Però c'è chi ha filtri, insomma poi... Valutate voi in base alle vostre caratteristiche tecniche del vostro impianto. Adesso ti lascio parlare dell'argomento che più ti sta a cuore, il cibo in Marocco. Diciamo, noi abbiamo sempre cercato di comprare nei piccoli bazar, proprio per dare anche una mano alla gente local, dove trovi verdura buonissima. Ragazzi, ho riscoperto i gusti di alcune verdure che qua ormai non sanno di nulla, tipo pomodori, fagiolini, cose del genere. Ovviamente non c'è molto, è roba di stagione. In questi piccoli bazar a volte ci sono anche dei prodotti base, tipo il latte, il caffè, insomma, non trovate spesso trovate le mandorle, le uvette, trovate... Non c'è formaggio. No, formaggio quasi mai. Pochissimo. Però trovate magari la pasta o il riso in dei grossi sacchi dove potete prendere al peso, ecco, delle sacchettate. Noi poi andavamo anche a comprare nei supermercati, ci sono 2 grosse catene locali, uno si chiama, se non sbaglio, Mariange, non so la pronuncia. Mariane noi lo chiamavamo. L'altro invece ha un altro nome proprio tipico arabo, e poi c'è il classico Carrefour, essendo la Francia abbastanza presente anche nel cibo. Lì trovavi di tutto, dai formaggi, figurati a Iosa, visto che catene francesi, a prodotti, però attenzione perché alcuni costano molto più dell'Europa perché sono importati, altri invece sono molto più economici, tipo la frutta e verdura. Per esempio i pomodori costavano 5 dirham, sì, praticamente 50 centesimi al chilo, mentre invece se volete comprarvi un rotolo di Scottex, anche quello lo pagate 3 o 4 euro, che per loro è tantissimo. Una cosa che sono rimasto stupito, e ne abbiamo fatto una scorpacciata, è stata una volta il tonno selvatico pescato, proprio il trancio, quello grosso, era
ragazzi, 4-5 euro, no, 5 euro al chilo, ragazzi, un chilo, via così, pum. E i video di tartare, non è un problema il cibo, se uno si fa una leggera scorta del secco, quindi non so, fagioli, quello lì, puoi andare anche in mezzo al deserto dei giorni. Se invece hai bisogno di comprare fresco e hai la possibilità di stivare un pochino, in frigo, perché fuori nel deserto col 7% di umidità lasciavi una mela fuori, il giorno dopo trovavi una mela secca. Vi consigliamo quindi di mettere tutto quello che potete nel frigo, perché le temperature non permettono di lasciare la roba fuori. A volte in alcuni campeggi c'erano anche venditori, tipo avete visto quelle 2 aragostone enormi, oppure ti vendono pesce o prodotti locali. Addirittura a Marrakesh c'era un signore che arrivava con un carretto bellissimo, pieno zeppo di frutta, verdura, uova, di tutto e di più, e i prezzi bassissimi, che poteva per assurdo anche approfittarsene, ma veniva a domicilio nel campeggio e i prezzi Carino. erano Bel uguali servizio. a quelli della città. bel servizio. Comunque i supermercati li trovate soltanto nelle grosse città. Sotto a Guelmim non esistono più grossi supermercati. Se dovete comprare, ricordatevi i mercati dove ci sono la frutta e la verdura, e poi lungo la strada questi negozi bianchi e rossi che sono le macellerie. Il pesce lo trovate praticamente sulla spiaggia. Esatto. Poi se volete mangiare nel ristorante, ci sono ristoranti più o meno carini, più o meno costosi, ma quasi tutti abbastanza economici. La cucina locale è molto semplice, puoi mangiare tagine, puoi mangiare, insomma, Il tagine viene fatto di vari tipi di carne o di pesce o Couscous. anche vegetariano. Il couscous è la stessa cosa, solo che in più ha quel granino lì, il couscous appunto. E poi, come avete visto una volta, abbiamo mangiato la trippa, cioè Fagioli. sono, diciamo, la cucina molto basica, molto tradizionale, buona e economica. Se sei fuori dalle parti turistiche, assolutamente economicissima. Un altro posto dove potete mangiare super economico si chiamano snack bar, che sono i posti di come fast food, ok? Quindi ci sono panini, tacos, kebab, patatine. Esatto, questi sono i classici locali dove ragazzi giovani, ma coppie, vanno a mangiare, mentre poi ci sono i bar, proprio quelli tipici bar, dove normalmente ci sono solo uomini a prendere il tè o il caffè e chiacchierano e fumano. Esatto, quella è un'altra tipologia di posto e lì non mangerete. No. Quindi ragazzi, concludendo, parliamo sicurezza. della sensazione generale che ha un turista che arriva in Marocco. Io mi sono sentito sicuro quasi tutto il Marocco senza nessun problema. Ovvio, nelle grosse città bisogna avere magari un occhio di riguardo, ma questo in tutto il mondo. Certo, tenetevi vicino alla borsa, nei succhi, nei mercati, però comunque non abbiamo avuto mai nessun problema, nessuna sensazione di pericolo. Anche perché chi ruba lì la passa veramente male e quindi non sono inclini nel farlo. Diciamo Esatto, così. magari li trovate insistenti nel chiedervi soldi, ma non sono mai cattivi da provocarvi un danno, ecco. Abbiamo anche conosciuto delle signore pensionate che viaggiavano da sole in camper da anni, andavano in Marocco, e noi prima di andare non capivamo come potessero fidarsi. Esatto. Però una volta arrivati lì abbiamo capito che il turista è veramente molto protetto. Il turista è sacro e quindi viene coccolato anche in queste cose. Ok, a questo punto siamo arrivati a una parte succosa della puntata in cui vogliamo dirvi quanto abbiamo speso dividendo i costi per categorie, perché vogliamo che sappiate quanto si spende più o meno a vivere lì, ecco. Sì, questa è un'informazione che vogliamo darvi perché in un viaggio questo è ovviamente una parte molto importante e può far sì che già uno decida a priori che strada prendere. E quanto tempo stare. Esatto. Perché se guardate la nostra mappa sul blog vedrete che abbiamo fatto un giro lunghissimo che non tutti fanno, toccando Dakhla al sud e toccando l'Algeria a est. In tempi corti, perché Esatto. il giro che abbiamo fatto noi, 6 mesi sarebbe quello consigliato. Esatto, io ci tengo a dire questa cosa, mi sento che abbiamo abbastanza corso in questi 3 mesi. Sì. Se potessi rifarlo e avessimo più tempo l'avrei fatto in almeno 5 mesi, se non 6. Però noi dovevamo rientrare, perché avete visto nelle puntate, chi non l'ha visto torni,
a vedere. Avevamo delle cose da fare assolutamente in Spagna, delle scadenze che ci obbligavano a tornare per quella data lì. Quindi in totale in questi 3 mesi noi abbiamo fatto 7.832 chilometri. Noi. Brutto. Quel giro lì, sì, Bruto li ha fatti. Ci ha portato in giro lui, mica... 7.832 chilometri. Senza calcolare tutti quelli a piedi, un chilometro in più forse. Quindi facendo una media, 90 km al giorno. Sono troppi. secondo noi il nostro stile di vita e di viaggio sono troppi. Sì. Troppi. Meno della metà dovremmo farne per viaggiare tranquilli, così riesci a ripartire questa spesa in più mesi e quindi non ti pesa. In particolare noi di gasolio, adesso devo prendere il nostro ordine del giorno, di gasolio abbiamo speso 1.062 euro in 3 mesi. Calcolate che più o meno, facendo una media, costava 1 euro, 1,10 euro al litro. Questi 1.000 euro di gasolio in 3 mesi incidono un bel po' sul costo del viaggio. Se fossero stati fatti in 6 mesi, chiaramente era una spesa giornaliera minore. L'altro costo importante è il cibo, che ha inciso... Per colpa sua. No, anche per colpa sua, che mangia. No, è una spesa anche questa importante, intanto perché non ci facciamo mancare nulla. Esatto. E poi perché andiamo anche a mangiare al ristorante e abbiamo anche mangiato, avete visto, una pizza, signora pizza napoletana. Abbiamo poi speso 7 euro a pizza, se non sbaglio, quindi non è che abbiamo speso molto. Però c'erano posti anche più economici e ai supermercati spesso abbiamo comprato tipo aperitivini, salatini, patatine, cose non indispensabili. Diciamo un 30% in meno si poteva spendere, Esatto. Però qua sta ognuno di voi, per noi il cibo è importante e Quindi in 3 mesi abbiamo speso 1.020 euro. Tanto? Poco in 2? Boh, questo ve lo lasciamo giudicare a voi. Dopodiché passiamo a parlare delle altre spese accessorie minori che abbiamo avuto in questo viaggio. Allora, partiamo dal presupposto che noi non paghiamo né luce, né gas, né acqua, quindi quelle che sono le spese classiche di una casa non le abbiamo. Una spesa per noi importante, nel senso che dovevamo sempre essere connessi a internet o un telefono. Abbiamo fatto una schedina da 5 euro appena entrati in Marocco e poi abbiamo trovato l'operatore Inwi che ci ha fatto un contratto. In totale in 3 mesi abbiamo speso 61 euro. Che è molto buono, avevamo connessione anche in mezzo al deserto. Un'altra spesa che abbiamo sostenuto per scelta in alcuni casi sono stati i parcheggi, o meglio, abbiamo utilizzato il campeggio un paio di volte, che è stato Marrakech e a Zagora, perché uno faceva troppo caldo e avevamo bisogno veramente di rinfrescarci con servizi tipo piscina, e l'altro perché realmente in mezzo al deserto dovevamo trovare un punto dove fermarci. E in questo caso, fra questi camping e i parcheggi in giro in Marocco, quindi dai 2-3 euro, abbiamo speso un totale di 145 euro. In 3 mesi. Che non è molto. Tenete presente che a Marrakech questo campeggio costava al giorno 80 dirham, però se stavi il mese o comunque più stavi, più questo costo si riduceva. Ve lo diamo come informazioni perché c'erano tanti pensionati che stavano lì 2, 3, 4 mesi e abbiamo visto che alla fine potevi star lì 3 mesi e spendere. Si spendeva meno di 200 euro al mese per avere la piazzola, la luce, Sì, tutto l'acqua, compreso. la piscina, in questo posto che si chiama Le Relais de Marrakech, che è bellissimo. Sì. Ed è anche famoso, ci sono stati parecchi viaggiatori in questo camping. Poi abbiamo sbagliato e una volta abbiamo preso l'autostrada. Abbiamo speso 2 volte. 2 volte, è vero. Una che abbiamo sbagliato, ma abbiamo speso forse 1-2 euro. Sì. E l'altra perché per andare a Casablanca in fretta per recuperare l'Oblò abbiamo fatto tutta l'autostrada e abbiamo speso 10 euro. Poi un giorno, visto che perdevo olio, il camper era tutto bello maculato, abbiamo fatto anche lavare il camper. 4,5 euro abbiamo speso. Sì. Un'altra spesa che abbiamo avuto sono stati i meccanici. Ovvio, questa è una spesa che abbiamo fatto noi perché abbiamo avuto degli inconvenienti. Normalmente 10.000 chilometri uno li fa senza spendere nulla. Noi abbiamo speso 92 euro per quelle 2 perdite d'olio che abbiamo avuto e cambi vari. Abbiamo speso anche 11 euro per lavare i panni un paio di volte, perché a volte abbiamo trovato le lavatrici gratis nei campeggi che abbiamo scelto e a volte ho lavato io i panni a mano semplicemente come si faceva una volta. La lavanderina. Esatto.
Poi abbiamo speso 34 euro di taxi perché il signorino non voleva più camminare. No, non è vero. Una volta sì, perché il giro che abbiamo fatto lì era veramente lungo. E poi quando sei a Marrakech il camping è fuori dal centro, quindi abbiamo dovuto usarlo e lo fanno tutti a 10 euro a tratta per andare in centro. Quindi noi abbiamo avuto, questo è un dato un po' strano, nel senso che musei e le attività varie, diciamo noi abbiamo avuto sfortuna che con Ramadan molti erano chiusi. Quindi abbiamo speso un totale di 93 euro per le attrazioni che avete visto, gli Atlas Studio, Il giro sui quad e l'entrata a Volubilis. Queste sono le uniche 3 cose che abbiamo pagato di tutto il viaggio. molte cose le abbiamo viste gratuite e molte altre purtroppo erano chiuse, quindi inaccessibili, o perché stavano ristrutturando, che quest'anno diciamo in Marocco lo stavano girando sottosopra e ahimè non era fattibile. Un costo che però Non incide nella quotidianità. sì, non incide nella quotidianità, ma È da affrontare. si sostiene e può variare, come abbiamo detto prima, è il costo del traghetto. Noi abbiamo speso 300 euro, però se arrivi dall'Italia magari ne puoi spendere 500, magari il camper più largo, più stretto, vai con una Panda, è molto variabile, quindi lo teniamo separato da quelli che sono i costi che abbiamo. Anche perché se state lì 6 mesi, avuto. Chiaramente è un costo Lo spalmi. spalmato in più tempo. Cosa abbiamo speso in totale? Ovviamente traghetto, ovviamente il traghetto a parte perché è talmente variabile che non lo includiamo, 2.532 euro, Che a testa al giorno sono 14 euro. 14 euro al giorno, diciamo che non è molto, si In- può spendere meno? Sì. Certo, assolutamente sì. Assolutamente. Quindi a conti fatti circa 800 euro al mese per vivere, perché noi ci viviamo in camper, è veramente un buon prezzo, è un buon compromesso. Ecco. Esatto, dovete calcolare che in questi 800 euro noi abbiamo incluso quello che per la maggior parte delle famiglie sono affitto, luce, acqua, riscaldamento, Certo. quindi tanta roba ragazzi. Speriamo che queste informazioni possano esservi utili se state pianificando un viaggio, E magari ci vediamo per strada. quindi al prossimo conteggio di costi verso est. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao! Ed eccoci qua un'altra volta con voi, mi sento un coglione. Cos'è questo jingle? Jingle anni Dai, 80. te lo taglio questo, dai. Benvenuti con noi. Di sito tu adesso. Il sito. E com'è? Balla la campana. Stop. Stop. Noi siamo stati nel periodo marzo-giugno, che è la primavera, pro e contro, nel senso che abbiamo avuto i pro e dei contro, semplicemente. I pro quali sono stati? Che era marzo-giugno. I contro quali sono stati? Che era marzo-giugno. Affanculo. Dai, lo Dai. rifaccio. Noi normalmente quando viaggiamo beviamo acqua delle bottiglie, compriamo le classiche da 1,5 litri, per restare un pochino più sicuri. Però c'è chi ha filtri, insomma poi fate Valutate come voi in base alle vostre caratteristiche tecniche del vostro impianto, intestino. il vostro impianto idraulico. Il vostro intestino. Se mi cagate addosso, non è colpa nostra. Ok, dai, adesso ti lascio parlare dell'argomento. Ok, Ciao ragazzi. ciao. E dall'altra parte. Come sempre. Esatto.